Nell'ultimo periodo, in pieno stile giornalistico italiano, di MV Agusta si è parlato poco, cioè si è parlato tanto delle nuove moto, del motore 5 cilindri, delle presentazioni, dei rendering, delle interviste, dei giri in fabbrica, ma quasi nessuno ha spiegato come l'azienda dovrebbe uscire davvero da una situazione difficile. Cioè per loro non c'è nemmeno una situazione difficile di cui parlare, proprio non se ne fa cenno, che la situazione di cui noi abbiamo parlato e che è reale non è risolta, è stata tamponata e sono due cose molto diverse. MV Agusta ha ancora persone in solidarietà, ha fatto la cassa integrazione, ha avuto le ferie forzate, non ha pagato interamente la tredicesima, ha ancora problemi a produrre, ha ancora problemi di liquidità e non lo dico io per sensazione, cioè nel 2024 a fronte di quasi 90 milioni di fatturato, magari mi sbaglio, insomma, ma più o meno è così, la cassa disponibile a fine anno è veramente poca cosa, tipo meno di mezzo milione. Per un'azienda che dovrebbe produrre moto premium è una cifra che fa capire quanto è sul filo. Non so se lo avete imparato dalla faccenda di KTM, ma i giornali parlano delle situazioni quando sono già successe, quando sono inevitabili. Ma quello non è giornalismo, quello è leggere i comunicati. Bene, detto questo, vi racconto come è messa oggi MV Agusta, cosa può succedere, chi se la può comprare e quali sono le tempistiche. Spoiler, la situazione non è così male, ma dovete prepararvi ad una MV Agusta completamente diversa da quella che avete visto fino adesso. Ok? Siete pronti? Dai! Ciao da Mr. Helmet, io lo dico chiaramente perché è importante anche capire perché questo video esce adesso con tono rilassato delle vacanze, cioè di chi ha un po' più tempo. Spero ne abbiate anche voi perché di cose da dirvi, anche molto curiose, ne abbiamo abbastanza. Io non sto cavalcando nessuna onda, anzi, come spesso succede, arrivo in controtempo con l'onda, o troppo presto o per spiegare l'epilogo quando la gente se ne va. No? Negli ultimi 3 anni, a partire da ottobre 2022, quando abbiamo anticipato l'ingresso di KTM in MV Agusta ancora prima di Speedweek, che era il sito di proprietà di KTM, io di MV noi abbiamo parlato quando non ne parlava nessuno, quando non c'erano i comunicati, c'erano solo i soliti premi e le solite serie limitate infinite, ok? Con Mr. Helmet ho pubblicato 18 video su questa azienda, 18, li trovate tutti qui e potete seguire la storia dall'inizio, ok? 18 video. Ho raccontato l'acquisizione, le società intermedie, le filiali, le reti vendita chiuse, i sindacati, la crisi, i movimenti tutti finanziari delle varie scatole, delle varie aziende, che allora sembravano dettagli di uno che era in paranoia e che oggi invece tutti raccontano dopo, come se fossero piovuti dal cielo. Non sono piovuti dal cielo, le abbiamo seguite passo passo, le trovate tutte. Quindi adesso questo video non nasce perché adesso va di moda di parlare di MV Agusta, nasce perché adesso siamo nel punto in cui, nel momento in cui i nodi vengono al pettine. Io non racconto le crisi quando esplodono, cerco, su Mr. Helmet cerchiamo di cogliere i segnali quando tutti per comodità fanno ancora finta di niente e lo facciamo perché pensiamo di avere un pubblico che non vuole avere il titolo del giorno dopo, ma vuole capire le cose mentre succedono, magari anche prima, se possibile. Quindi se guardiamo i numeri dei bilanci, la situazione sembra quasi a posto ed è qui che bisogna stare attenti. MV Agusta nel 2023 e nel 2024 è tornata apparentemente inutile. Nel 2024 ha chiuso con circa 1,1 milioni di utile netto, se non mi sbaglio, vado a memoria, dopo anni di perdite pesantissime, l'EBITDA è positivo, così sembra, la posizione finanziaria netta è quasi neutra. Questo vuol dire una cosa molto semplice: i buchi grossi sono stati tappati, il sangue ha smesso di uscire, no? E invece sono delle gigantesche cazzate, perché i bilanci del 2023 e del 2024, che molti vantano come uscita dalla crisi, sono fuorvianti perché MV non ha avuto i costi, ma solo il fatturato che faceva il suo compratore, che era KTM, e i costi erano solo i costi della produzione, erano senza la parte degli acquisti, che sappiamo era scorporata, e i ricambi, eccetera. Quindi un gigantesco grazie
cazzo che sarebbe stato figo se avesse funzionato, ovvero un progetto fighissimo e geniale che sarebbe stato appunto fighissimo e geniale se KTM non fosse poi fallita, però è fallita. E quindi se andremo a guardare, quando andremo a guardare i bilanci del 2025 e poi del 2026, scopriremo che MV Agusta va in Siberia, cioè a meno 30, meno 30%. Ok? La situazione attuale non restituisce un'azienda tranquilla, come dicono gli analisti, restituisce un'azienda che respira a fatica. Finché ce la fa, perché poi guardi un altro dato fondamentale: il fatturato nel 2024 è sceso di oltre il 34% rispetto al 2023, cioè sei tornato inutile vendendo molto meno, e questo è un segnale chiarissimo che non hai avuto i costi. L'ho fatta grezza, non è esattamente così, però era per stringere. Ok, sono rientrate le moto dall'Austria, ve le ricordate, quelle che avevamo portato via sono rientrate, quelle rimaste bloccate e tenute in ostaggio da KTM sono state vendute, spesso sotto costo, per fare cassa. E quell'operazione ha migliorato sì i conti, ha fatto vedere i numeri più belli, ma il problema è che l'azienda non sta producendo. Fra cassa integrazioni, solidarietà, ferie forzate, la fabbrica non lavora in modo continuo, gli operai sono spesso a casa, e quando un'azienda di moto non produce le moto non è un dettaglio, ok? L'efficienza di un'azienda che fa le moto è data dal fatto che le fa e le vende. Se ci sono poi altre cose, sono iniezioni di qualcos'altro, non sono la realtà. La produttività sulla carta sembra migliorata, ma è un miglioramento contabile, non un miglioramento industriale, ok? Su carta, perché la produzione reale è fragile, intermittente, dipende dalla cassa. E quindi la domanda vera è: da gennaio che MV Agusta vedremo? Non lo sappiamo, perché quando manda gli auguri MV Agusta, le battute che girano da chi ci lavora sono queste qua: mezza moto perché produciamo mezze moto, perché siamo metà del tempo a casa. Queste sono le battute che fanno, purtroppo amare, i dipendenti, sempre loro subiscono di MV Agusta. Ok, la B3 950 presentata in pompa magna EICMA è una bomba, va bene, ma la stanno facendo. Ok, la brutale serie oro, ma era un mock-up, talmente mock-up che si faceva fatica a far salire sopra i giornalisti per paura che non reggesse. Bene, EICMA è una vetrina, lo sappiamo, è andato a EICMA anche un intero polo industriale, Pirer Mobility, che 2 mesi dopo ha portato i libri in tribunale, anzi neanche un mese dopo, quindi EICMA vuol dire quello che vuol dire. MV vince i premi, come sempre, perché fa moto bellissime, come sempre, ma poi le moto vanno costruite e oggi non sta succedendo. E qui però poi dobbiamo fare un altro passo di lato, perché adesso non stiamo più parlando di impressioni, stiamo parlando di riscontri reali. Apro una parentesi importante: le immagini di cui parliamo sono immagini pubbliche, sono online, sono foto stampa ufficiale, materiale mostrato volutamente da MV, quindi non le ho rubate, non sono leak, non sono materiale fuggito dalle maglie aziendali. La B3 Serie Oro, per come è stata mostrata, la vedete, è finta, il telaio è vero, sopra ci puoi anche salire, è vero, ma tantissimi pezzi che vengono presentati come carbonio non lo sono. Il copre radiatore non è in alluminio, è una plastica che lo imita. Gli scarichi sono veri perché arrivano da Krapovic, ma il resto è scenografia. Sull'enduro veloce è anche peggio. A EICMA il famoso CRC, la scritta CRC di vecchia dicitura, perché poi sappiamo che CRC è stato chiuso, è stato coperto con dello stucco, non rifatto, eppure male, lo vedete, qualche volta neppure ricoperto, in qualche foto c'è ancora la scritta e sono foto pubblicate dalla stessa MV. Questo però non è un concept, cioè non si tratta solo di fare dei concept, almeno di farli bene, questo è marketing che sostituisce la produzione, cioè artificio, cioè in questo momento MV non ha i soldi, gli strumenti, l'attenzione per fare le cose sul serio come dovrebbero essere fatte anche a livello di mock-up, e quindi ritocca le foto. Mi dispiace, la mia sensazione è questa, spero che qualcuno mi voglia contraddire con delle prove. Bene, stesso discorso per il motore 5 cilindri, bellissimo, un'opera d'arte ingegneristica, un manifesto di capacità progettuale, nessuno lo discute, è un'opera di maestria e stile che pochissimi hanno, ma quando dici che sarà pronto, apprezzo l'onestà,
Fra 5 anni per un'azienda nella situazione di MV Agusta non è un orizzonte, è un'era geologica, ok? Quindi questo è un mock-up e si vede e non ci possiamo prendere in giro. Non è un motore per il mercato, questo è un motore, è un messaggio, è un battasegnale, è un, come posso dire, un razzo di segnalazione d'aiuto sparato nella notte per gli investitori, ok? E infatti negli ultimi mesi a Schirana è passata parecchia gente, praticamente chiunque, fondi, advisor, revisori, molto spesso, va dato atto, portati da Trunkenpols, no? Che è la T di KTM che poi è rimasto in MV, beh, sono passati CF Moto, QJ, soprattutto CF Moto, contatti in Cina dove i dirigenti MV sono stati da poco, ma MV Agusta è debole su tutta la linea, non solo finanziaria ma anche di reputation, la copiano nella parte più esclusiva, il design, lo stile, il punto forte, e qui bisogna chiarire un giallo perché altrimenti sembra che uno dica le cose a caso. Vi racconto la storia. Nel 2020 MV Agusta aveva fatto un accordo commerciale nemmeno troppo segreto con QJ Motor per la distribuzione in Cina e non solo di questa moto qui, le famosissime bicilindriche parallele LXP 5.5. Queste moto sono state sviluppate, non erano rendering come i mock-up che vengono presentati, sono state veramente sviluppate, progettate, costruite, ne hanno fatte 1.000.000, c'era un accordo, 40 sono arrivate in Italia, sapete dove sono? Ve lo apro un'altra parentesi, sono in Namibia, dove la famiglia Sardarov ha un resort a 7 stelle, sono state mandate lì per i turisti, dovrebbe essere l'Habitas Hotel, le moto sono state portate lì. Nel frattempo poi le ha fatte Benelli, aumentando leggermente la cilindrata, perché? Questo perché? Perché è stata stoppata questa collaborazione progettuale e produttiva, che magari avrebbe anche potuto funzionare, perché nel frattempo KTM, appena arrivata, ha cambiato tutto il programma e non ha voluto che si facessero moto cheap, cioè economiche, perché aveva la fissa di tenere MV come marchio premium del proprio portfolio, anche giusto concettualmente, ma vediamo come è andata a finire. Magari sarebbe stato un successo, non lo sappiamo. Il problema è che quando fai un progetto e poi lo fermi, di solito ci sono delle penali, e da quello che mi risulta, mi posso sbagliare, MV non aveva nessuna voglia né possibilità di pagarle, e quindi si sapeva, o quantomeno si temeva, che QJ avrebbe fatto, diciamo così, per autoristoro di questa situazione, delle moto molto simili, e quindi pare che anche per evitare cause penali MV abbia chiuso un occhio quando sono uscite queste moto qui. Ok, prima questa, poi addirittura la versione più racing e sportiva, che è praticamente un MV, ad occhio poco attento, poi se si va a guardare nei dettagli si vedono dei particolari assolutamente non premium, e poi questa moto qui, che è la versione naked, particolari assolutamente non premium, perché queste moto costavano 9.000 euro. Molti siti le riportano addirittura parlando di presunta ipotetica collaborazione fra QJ ed MV, poi MV ha fatto quello che doveva fare, giustamente, ha smentito ufficialmente qualsiasi collaborazione tecnica o produttiva, è una smentita formale, perché, non perché qualcuno volesse regalare tecnologia, ma perché in quel momento, ipoteticamente, lo penso io, MV Agusta non aveva il margine di manovra, e quando non hai margine accetti dei compromessi che possono costare cari, però, perché non cancellano il fatto che ci sia stata una zona grigia, un momento di debolezza che, ripeto, può costare cara ad un'azienda italiana se una moto quasi uguale alla sua, che un'azienda che vive di stile, design e percezione premium, alla fine poi costa 9.000 euro, tipo un terzo di quello, un terzo di quello che costerebbe se fosse un MV. E dopo l'MV, quando la produce, cosa vende? Se c'è già un clone neanche fatto troppo male che costa meno della metà. Boh. Ok, chiusa la parentesi, per spiegare la situazione di debolezza anche industriale di MV Agusta, almeno secondo la mia opinione, chiusa la parentesi, e torniamo al discorso dei fondi che vengono a fare le pulci. E ci vengono una volta, 2 volte, 3 volte, quindi segno che sono interessati, ma anche che sono tante cose che devono essere capite. Perché lo fanno? Perché quando compri un'azienda non guardi solo il bilancio che ti fa vedere
guardi il magazzino, guardi le giacenze, guardi i ricambi, guardi le linee produttive, guardi il personale. E oggi chi guarda MV vede questo, vede numeri tornati positivi all'apparenza, dopo quell'operazione delle moto, eccetera, vede un brand fortissimo e su questo non si tocca, ragazzi, non si discute, ma vede anche una cassa debole, vede una produzione fragile, vede i debiti quasi tutti a breve, cioè tradotto, senza nuovi soldi, questa macchina bellissima che produce, disegna, pensa e storicamente lascia sul mercato moto bellissime che si ricordano e vincono tutti i premi, questa macchina senza soldi non riparte. Poi certo le moto le devi anche vendere, ma per venderle devi averle, prima per averle devi farle. E se lavori sempre in emergenza, poi arrivano i problemi, i difetti, i richiami, perché devi fare la serie, prima della serie devi fare il mock-up, la pre-serie, la serie, testarla e tutto il resto. Ed MV si porta due zavorre storiche. Quali sono? I prezzi alti, vabbè, e l'affidabilità ballerina. Se io aspetto mesi una moto, la pago tanto e poi ho problemi e non trovo i ricambi, capite che diventa un disastro. Anche se va detto che adesso MV Agusta offre 5 anni di garanzia e quindi questo è un segnale importante di consapevolezza e sicurezza di sé. Però di questa cosa bisogna convincere i clienti. Dopo anni di rogne, il lavoro è tutto da fare, non è automatico, non è che dici faccio 5 anni di garanzia. Ah sì, ok, allora eccoti 32.000 euro, 30.000 euro. Non abbiamo... No, il cliente va convinto, va fatto ricredere. E in più c'è il mercato distorto dell'Euro 5 Plus e delle iperimmatricolazioni che ha incasinato tutto. Abbiamo visto che a novembre è andato tutto sotto e molte MV vendute sotto costo, che è la cosa questa qui che fa più incazzare chi l'ha comprata prima, perché di solito chi compra un MV o una moto simile vuole un prodotto esclusivo, non da discount, ok? Da gennaio serve una cosa sola, qualcuno che metta i soldi e rimetta la gente in fabbrica. Ok? Bisogna far tornare gli operai in fabbrica, far ripartire come si deve, chiaramente, lo stile, l'R&D per bene, metterlo a regime. E intanto, però, a metà gennaio chiude anche MV Biciclette, che è l'azienda gestita dal fratello di Timur Sardaro. Non c'entra? C'entra, perché vuol dire che la famiglia Sardarov non ha più voglia o la possibilità di continuare a mettere soldi, e ne ha messi tantissimi. Quindi oggi di che cosa stiamo parlando davvero alla fine? Di un MV che ha preso fiato, sì, ma che da gennaio rischia di tornare nella sua spirale se non arriva qualcuno di forte che mette i soldi. Le corse, lasciamo stare quelle robe lì, la MotoGP, le robe di cui si parlava, la Moto2, già la Supersport mi pare che ufficialmente non si fa, lasciamo stare, aspettiamo i cinesi. Io sono convinto che nel primo quarter, ok, nei primi 3 mesi, sapremo chi entrerà, QJ o CF Moto, secondo me più CF Moto, e non sarebbe nemmeno una tragedia che un'azienda delle nostre andasse all'estero, come spesso piangiamo quando succede. Ok? Perché almeno la salvano. Però chi compra taglia sempre. In Italia, come al solito, questo è lo schema delle ultime acquisizioni, ma vale per tutto, restano il museo, il centro design, che non è vero che tutti quelli di CRC si sono trasferiti in Lombardia da San Marino, ma lasciamo perdere, qualche serie limitata, qualche pezzo un po' particolare, se c'è un racing rimane il racing, ma il grosso della produzione dove va? In Asia, oppure rimane in Italia, ma le parti sono tutte fatte fuori, molto lontano. E se sei cinese devi fare un'altra cosa se vuoi sopravvivere. È la caratteristica dell'industria cinese. Devi aumentare i margini e per aumentare i margini devi aumentare i volumi e per aumentare i volumi devi abbassare i prezzi, ma comunque devi vendere le moto. Questa è la fotografia di MV Agusta. Non è quella dei premi, dei mock-up, dei giretti in fabbrica. Ultimamente c'è la moda di portare in fabbrica della gente che o non vede o fa finta di non vedere. Com'è la situazione? Come nel caso di KTM, in cui è stata portata della gente a vedere un'azienda vuota, senza nessuno e praticamente non operativa. Invita me in fabbrica
che mi porto un ingegnere di produzione qualificato. No a farmi vedere gli ingressi luminosi e la fabbrica come il film di Pozzetto con gli operai che passavano da una parte all'altra. Ok? Sapete qual è la cosa più brutta che nessuno avrebbe mai pensato di dire, non dico 10 anni fa o 5, ma 3 anni fa? La cosa più brutta è speriamo che arrivino i cinesi o gli indiani. Cioè, è meglio di quello che sta succedendo adesso, che almeno l'azienda si salva. Le cose vanno spiegate. Io penso di avere un pubblico che vuole capire i meccanismi. Poi possiamo sbagliare qualche tempistica, e non è che teniamo noi i fili, di qualche mese, ma la foto della situazione è questa. E questa foto nessuno ve la racconta, ma perché? Perché fino a che l'azienda è viva ci sono le moto in prova da prendere, i banner e la pubblicità, perché quella è l'ultima cosa che un'azienda taglia. E poi quando l'azienda è morta, chi se ne frega? Basta raccontare brutta notizia alla gente. Sapete quante volte la gente mi ha detto, Mr. Helmet, ma tu racconti solo brutte notizie. E cazzo, se l'azienda, l'industria europea sta crollando, cosa vi devo raccontare? No, ma le aziende fanno così, tutto bene finché ci sono le moto in prova, gli inviti alle presentazioni, ai film, i gadget e le minchiate. Poi quando l'azienda è morta si parla di bancarotta, dopo la bancarotta di qualche anno fa, ha scritto una rivista, ma come? Prima era tutto a posto, ingresso luminoso, e adesso si parla di bancarotta passata, come se fosse un'era geologica fa. Sempre dopo c'è tutto. A novembre ingressi luminosi, a gennaio bancarotta totale. Ma come cazzo è? Non lo so. Se volete ricostruire tutta la storia recente di MV, quella recente dall'acquisizione da parte di KTM con tutte le vicissitudini, i problemi, i cambi societari, gli aumenti di maggioranza e poi lo spin-off, l'abbandono da parte di KTM, i tentativi di ripresa, eccetera, trovate una lista completa qui, una playlist con una ventina di video che potete poi guardare insieme agli altri 25-26 video di KTM, perché le storie sono state spesso intrecciate. Ok? Non perché io goda nel dirvi ve l'avevo detto, ma per capire come siamo arrivati fino qua. Altrimenti siete quelli, come al solito, che leggete dopo la bancarotta di 2 mesi fa. Ma come cazzo bancarotta di 2 mesi fa? E quando è successo? Ecco, per evitare di essere quel tipo di lettore lì. E scoprirete, visto che ci sono le date, che tutte le cose anticipate da questo scemo qua, che è sempre negativo secondo qualcuno, poi sono successe praticamente nella loro totalità. Potrei dire una cosa del genere se non fosse vera, ma va bene. Qualcuno li ha mai intervistati, gli operai, i sindacati, cioè quelli che veramente, non i dirigenti che devono difendere delle posizioni, e fanno anche bene, ma dico le persone che magari sono state licenziate, sono stati mai intervistati per chiedergli cosa pensano delle cose che sono state dette da Mr. Helmet? Avete mai sentito qualcuno che lavora nelle determinate aziende dire no, ma non è vero, perché non è vero che siamo messi così male, siamo alla grande? Avete mai provato? Oh, va bene. Questa era la fotografia di MV, che verrà presumibilmente entro brevissimo acquisita o partecipata da un'azienda che potrebbe essere presumibilmente CF Moto o QJ, e questa è la situazione molto delicata in cui si potrebbe trovare se questo non accadesse, ovvero la fine delle risorse. Ok, iscrivetevi al canale, abbonatevi, supportate e sopportate anche Mr. Helmet, che è un po' pesante, non è perfetto, però almeno prova insieme a voi a capire le cose. Ciao da Mr. Helmet.